Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Cina per preparare un delizioso piatto al vapore. Sto parlando degli siomai, ovvero dei ravioli aperti, per l'appunto cotti al vapore, e farciti di gamberi e maiale. È un piatto che arriva direttamente dalla Mongolia e fa parte di quella grande famiglia chiamata dei dim sum, ovvero dei piccoli bocconcini di vario genere che in Cina normalmente si consumano bevendo il tè. La ricetta di oggi è completa, dalla A alla Z, quindi faremo anche la pasta dei ravioli, molto facile. Gli ingredienti sono piuttosto semplici da trovare, andiamoli a vedere tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per 20 siomai avremo bisogno di 300 g di polpa di salsiccia fresca, 300 g di code di gambero sgusciate e pulite, 3 funghi shiitake tritati, mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio, mezzo cucchiaino di glutammato, mezzo cucchiaio di sale fino, mezzo cucchiaio di pepe bianco macinato, mezzo cucchiaio di brodo granulare, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio e mezzo di zucchero semolato, una manciata di pisolini sbollentati, mezza carota tagliata a cubetti e mezza carota tagliata a rondelle. Per la pasta dei ravioli avremo bisogno di 200 g di farina 00, più un po' per lavorare la pasta, un uovo, 30 ml d'acqua circa, mezzo cucchiaino di sale e mezzo cucchiaino di curcuma in polvere. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 5 fasi. La preparazione del ripieno, la preparazione della pasta dei ravioli, il confezionamento dei ravioli, la cottura dei ravioli e infine l'impiattamento. Cominciamo a preparare il ripieno. Aggiungiamo metà del bicarbonato di sodio ai gamberi, mescoliamo bene e lasciamo riposare. Mettiamo la polpa della salsiccia in una terrina, aggiungiamo il restante bicarbonato di sodio, mescoliamo bene fino a far diventare la carne pastosa. Mettiamo ora i gamberi nel tagliere e cominciamo a tritarli. Tritiamoli con 2 coltelli e non con un frullatore, in modo da ottenere una consistenza molto irregolare. A questo punto aggiungiamo il trito di gamberi alla salsiccia. Uniamo i funghi tritati, il pepe nero, il sale fino, il dado granulare, lo zucchero, il glutammato, la salsa di soia e mescoliamo bene il tutto. Una volta tutti gli ingredienti ben amalgamati, copriamo con pellicola alimentare e lasciamo riposare in frigo per almeno 2 ore. Prepariamo ora la pasta dei ravioli. Mettiamo la farina in una bacinella. Facciamo un piccolo buco in mezzo, aggiungiamo l'uovo, il sale e la curcuma. Cominciamo a mescolare bene dall'interno verso l'esterno, integrando pian piano la farina all'uovo. Impastiamo quindi il composto aggiungendo l'acqua a poco. Una volta il composto legato, posizioniamolo sul piano di lavoro e lavoriamolo energicamente per circa 15 minuti. Passato questo tempo, l'impasto sarà liscio. Formiamo una palla, avvolgiamola nella pellicola alimentare e lasciamola riposare per almeno mezz'ora in frigo. Una volta che la pasta avrà riposato, cospargiamola di farina, dividiamola in 3 pezzi e cominciamo a stendere il primo con la macchina. Continuate a stendere la pasta sempre più fina, fino ad ottenere una sfoglia molto sottile. A questo punto, con un coppapasta di 8 cm di diametro, formiamo dei dischi. Cospargiamoli bene di farina in modo che non si attacchino e prepariamoci per farcirli. Prepariamo ora i nostri ravioli. Formate un cerchio con il pollice e l'indice della vostra mano e posizionate il disco sopra. Aggiungete una cucchiaiata di ripieno e schiacciandola con le dita chiudete pian piano il raviolo, lasciandolo aperto nella parte superiore. Modellatelo infine un po' con le dita in modo da ottenere una forma regolare. Per capire meglio come chiudere i ravioli, ecco tutto il procedimento rallentato. Una volta formati tutti i vostri siomai,
Aggiungete un pezzettino di carota su metà e un pisellino sbollentato nell'altra metà. Fatto questo, i vostri ravioli sono pronti per la cottura. Per cucinare gli siomai facciamo bollire una pentola di acqua e posizioniamoci sopra i cestelli in bambù. Aggiungiamo qualche fettina di carota che farà da base ad ogni raviolo per evitare che si appiccichi. Posizioniamo quindi uno siomai sopra ogni rondella di carota. Spennelliamo d'olio ogni raviolo in modo che sia lucido dopo cottura. E ripetiamo tutte le operazioni anche per il secondo piano. Fatto questo, chiudiamo con il coperchio e lasciamo cuocere 7-8 minuti. Passato questo tempo i nostri ravioli saranno pronti, prepariamoci all'impiattamento. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Posizioniamo i nostri siomai nel piatto e accompagnateli con una salsa a base di aceto di riso, salsa di soia e zenzero tritato. E il nostro piatto è pronto ad essere degustato. Weikohao! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche questa ricetta cinese che come avete visto è leggermente tecnica, ma basta solamente capire come chiudere i ravioli, ci vuole un attimino di dimestichezza e poi diventa tutto veramente facile. Inoltre la grandezza dei ravioli può essere modificata, se volete farli un attimino più piccoli rispetto a quelli che ho fatto io, basta diminuire la circonferenza del disco di pasta e mettere un pochino meno di ripieno. In questo caso chiaramente vi verranno più ravioli rispetto ai 20 di cui vi ho dato le dosi. Oltretutto la ricetta è accompagnata da una salsa che potete scegliere voi. Io ho utilizzato semplicemente della salsa di soia mescolata a aceto di riso, zenzero fresco tritato fino e un po' di zucchero, ma voi potete metterci qualsiasi altra cosa vi piace, per esempio una salsa piccante. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumet Asian Food, mettete un piccolo like al video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e azionate la campanellina e io la prossima settimana sono sempre qua per voi con una nuova ricetta.